E allora sono interessanti e utili tutti i progetti all'uncinetto che vi sto mostrando durante questo mese di agosto? Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona e anche oggi progetto molto interessante. Finora vi ho portato diversi beauty case, diverse clutch molto utili da inserire all'interno delle nostre borse a crochet, soprattutto se lavorate appunto rete. Bene, quest'oggi vi mostrerò un'altra versione di beauty case che io ho soprannominato beauty case cubotto, perché è proprio un cubotto. Sembra piccolo, ma all'interno scoprirete che ci va un mondo. No, dai, non esageriamo, però è abbastanza pratico, comodo e capiente. Potreste inserirci all'interno ciò che vi pare. Potrebbe essere anche un porta assorbenti. Rifletteteci, sembra fatto apposta, ma può essere utilizzato anche come porta make-up. Insomma, ha diverse funzionalità. Ma la cosa più bella, sapete qual è? Che oltre ad essere un progetto super facile e veloce alla portata di tutti, lo è anche per le principianti. Se tu, principiante, vuoi realizzare per la prima volta un bel beauty case senza fare troppa fatica, il tutorial di oggi fa per te, perché vi mostrerò una tecnica ben diversa, tutta realizzata in un unico pezzo. Vedrete che con diverse pieghe e con diverse cuciture daremo forma proprio al beauty case cubotto. Ma insomma, andiamo alla sostanza. Cosa ci occorre? Qualsiasi tipo di filato. Io ho utilizzato 60 grammi di cotone che ho lavorato con l'uncinetto 3,5, vedrete tutto nel tutorial, e un'altra zip da 20 cm. Questa zip, insieme all'altra in blu che vi ho mostrato qualche tutorial fa, le ho acquistate da Teddy, sono da 20 cm, però volendo, proprio come ti ho detto nel tutorial, se utilizzi una zip più grande da 25 cm o da 30 cm, potresti realizzare una sorta di astuccio, proprio come in questo caso. Ora, questo non l'ho fatto io, l'ho acquistato tempo fa e ancora ha l'etichetta, tra l'altro è un pencil case, quindi se utilizzi, ripeto, una zip molto più grande, seguendo lo stesso procedimento che ti indico nel tutorial, puoi realizzare anche un pencil case o anche un brush case, insomma un portapennelli da make-up, puoi realizzare la qualsiasi. Io credo che anche questo tutorial sia molto interessante, non solo perché andiamo a realizzare qualcosa di utile, ma anche perché potrebbe essere un'ottima idea regalo. Poi non so se avete notato, è ricco di dettagli sia da una parte che dall'altra parte. Ho inserito questi supportini, tra l'altro nemmeno si notano, per facilitare l'apertura della zip, quindi possiamo aprire e chiudere il nostro cubotto senza fare fatica. Insomma, tutorial da non perdere. Spero vi piaccia, spero proverete a replicarlo. Mi raccomando, se lo fai e se te lo porti in vacanza, quando pubblichi il tuo post, la tua storia di Instagram, menzionami, sono molto curiosa di vedere il tuo progetto realizzato seguendo il mio tutorial. A questo punto vi riporto direttamente al tutorial di oggi, grazie per l'attenzione come sempre, sigla! Ho già avviato 31 catenelle che corrispondono più o meno ai 20 cm della mia zip, dal cursore fino alla fine. Farete molte più catenelle o avvierete molti più centimetri se utilizzate una zip più grande da 25-30 cm, ma in ogni caso in linea generale 20 cm vanno più che bene. Una volta fatto questo, ritorno indietro a punto basso a partire dalla seconda maglia. Lo sapete, io lavoro nella maglia dietro. Quindi andrò a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 30 punti bassi. Ultimo punto basso. Faccio una catenella, giro il mio lavoro e continuo in righe di andata e di ritorno a punto basso, però cambio il numero di uncinetto, passo al numero 3, mezzo punto più piccolo, per avere una lavorazione più fitta. E quindi continuo a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale sempre di 30 punti bassi. Continuerò per questa riga fatta insieme e per altre 7, per un totale di 9 righe a punto basso.
Le mie 9 righe corrispondono a 5 cm. Adesso lascerò 5 cm a destra e 5 cm a sinistra, per cui mi aiuto con un marcapunti. Segno il settimo punto e il settimo punto anche qui. Fatta la catenella, stacco il filo, giro il mio lavoro e inizio a lavorare il primo punto basso subito dopo il marker. Tiro fuori il filo, faccio una catenella per bloccarmi e poi lavoro il primo punto basso di 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Faccio una catenella, giro il mio lavoro e continuo lavorando un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 16 punti bassi. Catenella, giro il mio lavoro e procedo in righe di andata e di ritorno per un totale credo di 10 cm, però vi dico tutto nella clip successiva. Ho alzato il mio lavoro fino a 10 cm, sono 18 righe totali a punto basso. Adesso vado a lavorare 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ma anche un'ottava perché devo tagliare il filo, l'ottava non conta, ok? Così, lo stesso numero di catenelle che avevo saltato all'inizio, se vi ricordate. Ripeto la stessa operazione dall'altra parte, quindi mi aggancio nel primo punto, vado a lavorare 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ovviamente ne faccio un'ottava perché devo ritornare indietro a punto basso, vado a lavorare un punto basso in ciascuna catenella per un totale di 7 punti bassi. Sesto punto è l'ultimo, il settimo, perfetto, e voilà. Vado a lavorarmi i miei 16 punti centrali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e poi vado a lavorarmi i 7 punti che ho dall'altra parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
settimo ed ultimo punto basso. Prima riga completata, facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e continuiamo in righe di andata e di ritorno a punto basso per i 30 punti che abbiamo al di sotto. Se anche voi avete avviato 30 punti, avete una zip da 20 cm. Insieme stiamo lavorando la seconda riga che riguarda questo terzo blocco. Dobbiamo continuare per altre 16 righe per un totale di 18 righe. Bene, ho terminato le 18 righe che corrispondono a 10 cm, possiamo andare avanti. Facciamo una catenella e stacchiamo il filo. Andiamo a ripetere in sostanza quello che abbiamo fatto prima. Ci aiutiamo sempre con un marcapunti, vado a segnare il settimo punto e il settimo punto dall'altra parte. Mi aggancio nel punto basso subito dopo il marker, faccio una catenella intanto per bloccare, nello stesso punto lavoro un punto basso. Il primo di 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, catenella, giro il mio lavoro, continuo per la seconda riga e per altre 16 righe per un totale di 18, quindi anche in questo caso arriverò a 10 cm come ho fatto proprio poco fa all'inizio insieme a voi. Bene, anche qui ho completato le mie 18 righe, sempre 10 cm. Ripetiamo quello che abbiamo fatto all'inizio. 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stacco il filo, l'ottava ovviamente mi serve per sigillare il lavoro, non va contata. Entro nel primo punto basso, prendo il filo e intanto faccio 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partire dalla seconda faccio un punto basso, due, 3, 4, 5, 6 e 7. Vado a lavorare i 16 punti centrali, lavorandomi anche la coda dietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 e poi vado a lavorare i 7 punti, quindi le 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e voilà. Adesso continuiamo per la riga numero 2, catenelle, giriamo il nostro lavoro, un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 30 punti, continuiamo per questa seconda riga e per altre 7 righe per un totale di 9 righe, proprio come all'inizio, che corrispondono a 5 centimetri. Bene amiche ed amici, lavorazione all'uncinetto completata. Questo è il risultato finale del nostro pannello che misura in totale 35 cm. Qui posso fare una catenella perché ho completato le mie 9 righe e posso staccare il filo. Possiamo andare a cucire la nostra zip, quindi intanto la andiamo a fissare perfettamente qui con degli spilli, lo facciamo subito. Prendiamo ago e filo per cucire e procediamo. Io utilizzerò del filo per cucire trasparente, ma va bene anche colorato.
Ho cucito metà zip, come avete visto non è stato così complicato, ho fatto una cucitura di andata, una cucitura di ritorno e non solo, sono andata a bloccare la zona inferiore, così non si muove assolutamente nulla quando andiamo ad aprire il nostro beauty case. Guardate che lavoro, dai! È fattibile, anche le principianti possono farlo. A questo punto ripetiamo la stessa operazione dall'altra parte, quindi cerchiamo di far coincidere i due lati sia da una parte che dall'altra parte, mi raccomando è molto importante. Prendo gli spilli e inizio a fissare. Una volta fissato apro la mia zip, prendo gli spilli e inizio a fissare. Chiudiamo la zip, vediamo se tutto coincide perfettamente. Direi di sì, va bene. Dall'altra parte no, che ho la lavorazione un po' arricciata. Man mano che cucio si distenderà automaticamente, quindi questo lato corrisponderà all'altro. Non preoccupatevi, è normale che per adesso è così. Quindi faccio questa operazione, ripeto tutto quello che ho fatto prima insieme a voi e ci rivediamo per andare a cucire i vari lati. Bene, amiche ed amici, ho cucito la mia zip. Questo qui è il risultato. Metto sul dritto il mio lavoro, guardate. Dovete ottenere lo stesso risultato. Facciamo anche una piccola prova. Perfetto. Allora, mettiamo il nostro lavoro sul rovescio perché andremo a cucire sul rovescio. Faremo una cucitura esattamente su questo lato innanzitutto, dove si apre la zip e dove si chiude la zip. Nello stesso tempo voglio mettere questo supportino proprio all'interno in questo modo piegato. Guardate, lo piego in due, lo metto ovviamente all'interno sul dritto e faccio coincidere le mie righe, quindi le prime 4 righe centrali. Mentre cuciamo a punto basso questa zona, cuciamo anche il supporto che ci sarà utile una volta che apriamo e chiudiamo il nostro beauty case. Lo faremo sia da una parte che dall'altra parte. Prima di cucire vi mostro come realizzare questo supportino all'uncinetto, è abbastanza semplice. Tra l'altro io ne realizzerò due perché lo metterò sia da un lato che dall'altro lato. Quindi basta fare un cappio, avviare 11 catenelle, questa ci serve per ritornare indietro punto basso. A partire dalla seconda faccio un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 10 punti. Catenella, si gira il lavoro e si ripete la riga numero 1 per altre 3 volte, per un totale di 4 volte. Ultimo punto, quarta ed ultima riga, facciamo una catenella, stacchiamo un po' di filo e voilà, ne facciamo ben due. Il mio supportino misura 5 cm per 3 cm. Una volta fatto questo prendiamo il nostro lavoro, come vi dicevo prima lo pieghiamo, non vi preoccupate per questi fili in eccesso, li andiamo a nascondere mentre cuciamo, li inseriamo qui, possiamo farlo anche dopo. Agganciamoci, prendiamo nuovamente il filo, potete fare questa operazione anche con ago e filo, io lo farò con l'uncinetto per questioni di tempo, è molto più veloce, la cucitura è bella che pulita, sembra cucito a macchina. Mi inserisco nel primo punto basso che ho di fronte e nel primo da questa parte.
prendo il cappio, lo faccio passare attraverso così e intanto blocco con una catenella. Vado a prendermi tutti i fili che ho dietro in eccesso e li blocchiamo subito. Andremo a cucire prendendo riga con riga, un punto basso per ciascuna riga di entrambi i pannelli. Mi inserisco di nuovo nella prima riga e nella prima riga qui prendo il filo e chiudo a punto basso. Riga numero 2 con riga numero 2. Abbiamo lo stesso numero di righe, quindi non è un problema. Riga numero 3 con riga numero 3. Riga numero 4 con riga numero 4. Ripeto, sto facendo questa operazione sul rovescio. Dopo capovolgiamo il tutto sul dritto. Riga successiva con riga successiva. E di nuovo le code le tiriamo un po' e le possiamo anche tagliare perché le abbiamo bloccate. Riga successiva con riga successiva. Poi abbiamo la penultima riga. Penultima riga. Possiamo iniziare a bloccare il nostro supportino che nel frattempo è finito dentro. Ok, dobbiamo bloccare una riga con l'ultima riga da questa parte. Le due righe centrali le bloccheremo con il pannello sotto, perché qui abbiamo la zip, e l'ultima riga la bloccheremo con la primissima riga dell'altra parte. Credo che tutto sia chiaro. Pieghiamo in due, inseriamo all'interno. Se le code vi danno fastidio, bloccatele prima. Ultima riga, questa qui dove c'è il primo punto basso, primissima riga del mio supportino. Ovviamente dall'altra parte lo stesso, 1, 2, e poi abbiamo la riga successiva che è questa. Avete visto? Blocchiamo praticamente 4 pannelli. Prendiamo il filo e chiudiamo a punto basso. Poi qui abbiamo la zip, come vi dicevo prima, quindi facciamo riga numero 2 con riga numero 2 e poi entriamo nuovamente nella riga numero 9 del pannello sotto. Insomma, dove abbiamo lavorato l'ultimo punto, rifacciamo un altro punto, sempre nella stessa riga dietro. Riga successiva con riga successiva, perfetto. E per l'ultima riga prendiamo ovviamente la primissima della zip. Quindi prima entro qui, poi entro qui, qui. E anche qui vale la stessa regola di prima, dobbiamo entrare sempre nello stesso punto di prima, quindi sarebbe il primo di 9 della zona di sinistra. Ecco perché vi ricordo che abbiamo 18 righe sul pannello sotto, come 18 righe le troviamo sul pannello sopra divise in due zone, 9 e 9. Credo che tutto sia chiaro. Ok, succede anche questo. Dunque disfo tutto perché non stavo registrando. Ora disfo e vi mostro. Allora, eravamo arrivati qui, stavo bloccando le ultime righe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esatto. Quindi, allora, vado a bloccare le ultime righe che mi rimangono. Uno con uno. Ok, penultima con penultima, ultima riga con ultima riga, perfetto. Ho fatto una catenella e ho staccato il filo e ho cucito il tutto. Poi avevo fatto vedere, prima di andare avanti e ripetere la stessa operazione dall'altra parte, il risultato. Quindi se tutto va bene possiamo continuare, altrimenti facciamo prima a disfare, controllate sempre. E voilà, mi sembra che il lavoro sia super pulito, non fa davvero una piega. Molto molto bello. Andiamo a nascondere tutti i fili in eccesso. Questo per esempio me lo porto all'interno e visto che ancora ho il lavoro sul rovescio,
me lo vado a nascondere fin da subito. Alcuni sono bloccati, alcuni no, li blocchiamo e li nascondiamo. Quindi sempre sul rovescio andiamo a cucire i vari punti. Abbiamo 18 punti qui, 18 punti qui, più il supportino. Già vi ho mostrato come andarlo a bloccare. Ci rivediamo per le ultime due cuciture. Bene, ultimiamo il nostro beauty case cubotto. Io già ho effettuato le altre due cuciture ai lati, quindi una cucitura qui e una cucitura qui. Si procede sempre allo stesso modo. Stavolta cuciamo dalle righe irregolari. Entriamo nella prima riga disponibile e nel primo punto, questo segnato con il marker. Ok, quindi prendiamo il nostro filo, lo facciamo passare attraverso, blocchiamo con una catenella, entriamo sempre negli stessi punti e facciamo il primo punto basso. Anche qui abbiamo lo stesso numero di punti e di righe. Procediamo. Qui nella cucitura entriamo proprio nella cucitura così, ok, e si continua, molto molto semplice, non fa davvero una piega. Ok, arrivate a questo punto possiamo fare una catenella, possiamo staccare il filo che andiamo a nascondere subito. Lo faccio direttamente con l'uncinetto, così. Poi arrivata a un certo punto vado a fare un nodo, così lo blocco. Prima di andare a sigillare l'ultimo lato, mi raccomando, non ve l'ho detto prima, apriamo il nostro beauty case, altrimenti non possiamo capovolgere un bel nulla. Quindi apro tutto. Ovviamente questi li possiamo anche bloccare andando a cucire il tutto, quindi mi raccomando, apriamolo. Scusate, non ve l'ho detto prima, ma insomma, ok, apriamolo e adesso sì, effettuiamo l'ultima cucitura dall'altra parte. Bene, finalmente posso capovolgere il mio beauty case cubotto, direi, perché comunque è a mo' di cubo, bellissimo, super pulito, sembra cucito a macchina per cucire. Ovviamente lo sistemiamo tutto per bene con le manine. Mi piacciono anche questi supportini che ho realizzato per aprirlo e chiudere. È un vero e proprio cubotto delizioso, bello spazioso, capiente, quindi possiamo mettere all'interno di tutto e poi inserirlo all'interno della nostra borsa a crochet. Quindi guardate, basta tenere qui, chiudere il nostro beauty case e il gioco è fatto. L'ho anche imbottito così potete vedere l'effettiva capienza, non è affatto piccolo, anzi, però vi ricordo che comunque io ho avviato col numero di catenelle per le dimensioni della zip. Guardate, bellissimo, molto molto soddisfatta ed è molto molto utile per me. Però vediamo quanto misura. Da una parte all'altra siamo a sì 10 cm, è un cubotto da 10 cm da una cucitura all'altra. Amiche ed amici, rieccoci qui, ve lo faccio vedere ancora più da vicino, ok?
che dire, questo beauty case cubotto è davvero molto molto bello. Come vi dicevo prima, ma anche nel tutorial, in base alle dimensioni della zip potete realizzare un pencil case, un brush case, insomma un beauty case ancora molto più grande, e seguendo lo stesso procedimento, quindi la scelta sta a voi in base alla tipologia di beauty case che vi occorre. Io credo proprio che lo utilizzerò come porta assorbenti da viaggio, ma non solo, è molto molto utile. Anzi, fatemi sapere anche voi che destinazione d'uso riserverete per il vostro beauty case. Vi aspetto giù nei commenti. Anche quest'oggi vi ringrazio per avermi fatto compagnia, per aver scelto di guardare Momi. Vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, quindi mi raccomando, per non perderti i prossimi progetti interessanti, iscriviti al canale, attiva la campanellina e seguimi anche sui social. Grazie ancora, alla prossima, un bacino a tutti!